Ciao ragazzi, in questo video vi voglio raccontare la storia del mio percorso sportivo fino ad arrivare ai livelli in cui sono ora. Cercherò di renderlo più breve il video perché se devo raccontare tutto il mio percorso sportivo di certo non basterà questo video. Da dove posso partire? Fin da quando ero piccolo, quando ero ancora in Russia, ho sempre praticato gli sport di arti marziali da combattimento, tra cui pugilato, tra cui karate, e praticavo anche un po' di workout sulle sbarre con gli amici, ovvero alcune robe di freestyle tipo le giravolte con gli avambracci e altre robe, o il pullover inverso, che queste cose le ho imparate da quando ero in Russia, ci allenavamo al parco con gli amici così a caso. Quando sono venuto in Italia all'età di 9 anni sono stato indirizzato all'età di 10 anni alla ginnastica artistica a livello amatoriale. Mi ci ha indirizzato mio padre per obbligo, diciamo, io non volevo. Quindi all'età di 10 anni ho iniziato la ginnastica artistica a livello amatoriale, dove ho imparato le prime basi come le ruote, le capovolte, le verticali di impostazione, qualche flick, le basi diciamo. Dove ho fatto anche le mie prime garette di ginnastica. All'età di 13 anni ho iniziato la ginnastica artistica a livello agonistico e da lì è diventato già un percorso più serio e lì ho iniziato già ad allenarmi più seriamente, anche se in teoria era un po' tardi, perché generalmente la ginnastica artistica la si inizia all'età di 6 anni. Poi senza parlare che in alcune palestre lo fanno anche a livello agonistico, già da piccoli ti fanno massacrare con un certo tipo di allenamento, quindi dipende anche dalla palestra in cui sei andato. Da 13 anni in poi ho continuato sempre con la ginnastica artistica, continuando il percorso agonistico. Io non ero specializzato agli anelli, io ero specializzato specialmente a corpo libero e a volteggio. Questi erano i miei punti fissi, diciamo. Uno può scegliere anche di fare tutti i 6 attrezzi, però io non facevo mai gli anelli, non facevo mai la sbarra, perché io volevo fare la specialità. Cosa significa la specialità? Dove uno può scegliere 3 attrezzi e fare gare di specialità e dove vai avanti su questi 3 attrezzi, continuando anche le gare di specialità. Questi attrezzi erano corpo libero, era volteggio e a volte, che non era tanto obbligatorio, era le parallele. Continuando con il lungo andare ho fatto parecchie gare al volteggio e a corpo libero, che era la mia specialità. Ho vinto numerose gare della mia categoria. Ero arrivato anche quarto campione nazionale della categoria junior, mi ricordo, e anche altre gare regionali, dove ho portato il primo premio anche al volteggio. Diciamo che il volteggio era la mia passione, non mi piacevano le parti di forza, non mi piaceva la statica. L'unica statica che mi era sempre piaciuta quando ho continuato con la ginnastica erano le verticali. Ho allenato le verticali, quello lo posso dire che l'unica cosa che ho allenato era le verticali a un braccio anche, che lo tenevo più o meno con le gambe divaricate, ma ogni tanto lo allenavo, non mi sono focalizzato, perché tra l'altro la verticale a un braccio non c'entra niente con la ginnastica, quindi era tipo gli allenamenti extra a parte. E anche un po' la bandiera, ma non tanto. Una volta all'età di 18 anni avevo provato un salto molto difficile, però ero atterrato male e mi ero rotto il legamento del ginocchio, perché era un salto abbastanza tosto che pochi lo facevano. E lì mi ero rotto il legamento del ginocchio e siccome ero fermo col ginocchio non potevo più saltare, non potevo più eseguire la mia specialità in cui ero più portato, diciamo, e da lì ho scoperto il mondo del calisthenics. L'ho scoperto per puro caso al parco, conoscendo un ragazzo che praticava questa disciplina. Io non sapevo cosa fosse, mi sono interessato e lui mi ha spiegato il calisthenics, questo, e mi ha incuriosito. Ho navigato un po' su YouTube in quel periodo, era il 2013 se non ricordo male, primi anni del 2013. Ho visto tanti video degli atleti russi in particolare e da lì ho intrapreso questa disciplina che era ancora in crescita, iniziava a piacermi. Questo video riguarda 3 mesi dopo quando ho iniziato il calisthenics, come ben vedrete soprattutto nella verticale e anche un po' di cali. In 3 mesi ho fatto alcuni progressi.
Quindi il 2013 era l'anno in cui ho iniziato il Kali, in cui mi sono appassionato un botto, però in quel periodo allenavo le cose a caso. Ancora non sapevo nemmeno la difficoltà degli esercizi, non sapevo nemmeno le nuove skill, quelle le ho scoperte più avanti con l'andare del tempo. E nel 2013 ho fatto la mia prima gara di calisthenics, dove sono arrivato primo nella tenuta massima di back lever, sono arrivato primo nella tenuta massima di bandiera, che tra l'altro era una delle poche cose che allenavo anche durante la ginnastica artistica, quindi mi aveva già portato qualche vantaggio. Ed ero arrivato terzo in L-Sit. Era le prime soddisfazioni più belle della mia vita. In quel periodo, ragazzi, non sapevo nemmeno cosa fosse, quanto valesse tanto la planche. Ero focalizzato soprattutto nelle camminate in bandiera, le cose sceniche, diciamo, le camminate nella human flag, le camminate nella verticale e tutte le altre robe dove puoi far scena. Nell'anno 2014 ho scoperto le nuove skills eseguite da alcuni atleti russi, tra cui Artem Morozov, tra cui Dima Kuznetsov, le vecchie leggende nel mondo del Kali. E da lì ho iniziato ad intraprendere la planche. Ho iniziato ad intraprendere anche il TED e anche le Festo. Se si faceva il TED venivi considerato uno dei primi a livello nazionale proprio. Quel periodo era anche pieno di zizzani. Ero anche, diciamo, la vittima nei dissing del mondo del Kali. Ero tra virgolette il più sfottuto perché quando facevo la planche avevo la linea retratta e quindi mi prendevano sul social tutti in giro che avevo la linea retratta, facevano alcuni meme sulla postura della mia schiena, sulle scapole che mi uscivano fuori e niente, mi prendevano in giro. Comunque era stato anche un brutto periodo in quel momento. Le diffamazioni c'erano un botto in quel periodo, era un periodo anche abbastanza crudele, che poi si è convertito. Man mano che l'atleta migliora, la gente inizia a cambiare le proprie idee e inizia già a rispettarti. Di solito è sempre così anche nella vita, perché alla fine dal più retratto diventi il migliore e la gente non può più dirti niente, li zittisci tra virgolette. Ed è questa anche la cosa più bella. Nel 2014 ho imparato il mio primo TED, l'ho imparato in ben 6 mesi, me lo ricordo benissimo. Ho imparato il mio primo Efesto in 8 mesi di allenamento, considerando che avevo anche un po' di basi della ginnastica. Vi ricordo che in quel periodo continuavo anche con la ginnastica artistica, perché mi ero già operato al ginocchio, mi ero già rimesso a posto quando mi ero rotto il legamento, come vi ho citato prima, e ho continuato a fare le gare, le mie specialità di volteggio. Però agli anelli non ero minimamente specializzato. Nel 2015 ho avuto l'occasione di diffondere il calisthenics in ambito televisivo. Ho partecipato al programma televisivo di talent show, tra cui sono riuscito a spingere il calisthenics portandolo addirittura in finale, e questo mi ha permesso di diffondere un botto il calisthenics e oltre a alzare anche l'immagine, diciamo, per alcuni, e mi ha aiutato tanto a diffondere questa disciplina, perché molte persone prima non sapevano che cosa fosse neanche la parola calisthenics, cioè che cos'è calisthenics. E adesso, dopo aver visto quel programma, molte persone hanno scoperto questa disciplina e mi ha aperto anche molte strade. E meno male che in quel periodo ho allenato tanto, come ho detto prima, le cose sceniche e non le basi. Non ho allenato la completezza, ho allenato soprattutto le cose sceniche come la camminata in bandiera, le camminate in planche, che tra l'altro sono le cose che mi ha permesso di arrivare in finale al talent show e di promuovere questo sport portandolo in finale. A differenza, se allenavo le trazioni a monobraccio, magari imparavo la prima trazione, qualche isometria di fronte e magari non sarei riuscito nemmeno ad arrivare in finale a livello del talent show, perché non ero stato abbastanza scenico a livello di pubblico. Quindi anche questo è stato un piccolo vantaggio. Un applauso per Gaggi, 3, 2, 1, go! Subito una full, bellissima la forma, press, pulita per Gaggi, scende in strazzo e un'altra full, pulizia complessa per Gaggi, stacca una mano, handstand una mano, stella per lui, super press alle parallele ed è ancora in alto. Ancora una flag planche, forte, 20 secondi Gaggi, pressa, spingi, vai Gaggi, 15 secondi per te, il TED ci sta tutto, vai un altro, ancora la strada, 10 secondi Gaggi, devo fare il strada? 3, 2, 1, 0.
Nell'anno 2016, dopo aver fatto tante gare nazionali di ginnastica, alla fine ho deciso di scegliere il mio percorso definitivo e alla fine dovevo scegliere o la ginnastica o il calisthenics. E naturalmente ho scelto il calisthenics, che quello mi ha portato molta più strada anche in ambito televisivo, anche in ambito lavorativo, grazie al quale facevo tanti spettacoli e esibizioni, anche nelle gare in ambito competitivo dove vincevo le gare, e alla fine ho dovuto scegliere il calisthenics e ho mollato la ginnastica. Quindi niente più volteggio e ho iniziato a focalizzarmi sulle statiche, ad allenarmi seriamente sugli anelli. Bello tosto, Gaggi. Pronti? 3, 2, 1, Gaggi! Sali sul collettore di Giabriera. Sparate il peso agli anelli con le gambe chiuse, ragazzi. E ancora sale forza, Gaggi. Fili braccio, nell'estremo controllo. Verticalizza il corpo e sale su. Un braccio per Gaggi! Come avete visto, ragazzi, ho cercato di essere più breve possibile raccontando il mio percorso sportivo. Spero vi sia piaciuto, almeno sapete perché ho scelto di focalizzarmi sul mio tipo di allenamento, come ho iniziato, che livello avevo prima. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate il tasto like. Ovviamente il mio percorso non termina di certo qua, ovviamente continuerò a spingerlo oltre. Dopo vedrete il Gaggi 2019, Gaggi 2020. Speriamo. Quindi l'atleta non è ancora morto. Attivate la campanella se volete essere aggiornati sui nuovi video e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.